Ciao miau, benvenuti al primo video di settembre! Avete passato delle belle vacanze? Io devo dire che ad agosto ho mangiato un po' troppo. Sono stata a casa in Puglia, poi con i miei siamo andati a fare un viaggetto in Toscana e siamo tornati in macchina fino a Milano. Dovete sapere che quando sono con i miei mangio come un maiale. Ho deciso quindi che fosse finalmente arrivato il momento di fare questo tipo di video. Provare una dieta di una idol K-pop. Il K-pop, ovvero la musica pop coreana, sta avendo sempre più successo nel mondo, pur avendo degli ideali davvero folli. Ve ne avevo accennate alcune in questo video. Infatti una delle massime priorità per un idol K-pop è mantenere un fisico perfetto. Secondo i canoni coreani però, molti di loro sono costretti dalle agenzie a seguire delle diete o dei veri e propri digiuni per perdere peso in poco tempo. Ci sono tantissime diete estreme coreane, ma quella che ho provato oggi è stata fatta da Wendy delle Red Velvet. Le Red Velvet sono uno dei miei gruppi K-pop preferiti e Wendy è la main vocal. Durante la sua carriera il suo corpo ha subito molti cambi e purtroppo anche molto odio da parte dei coreani. Ci sono dei comeback in cui si nota che è leggermente più in carne e in altri in cui è magra da far paura. Cioè guardate il prima e il dopo. In varie interviste e programmi ha raccontato il suo rapporto col cibo, che sinceramente non mi è sembrato molto salutare. E in una intervista ha dichiarato di aver intrapreso questa dieta estrema composta da metà ciotola di riso e metà mela al giorno. Inoltre gli esercizi fisici della giornata prevedevano correre in tondo 40 volte e fare 3000 salti con la corda. Assurda veramente. E cosa ho fatto io? Ho deciso di provarla! Ed ecco cosa è successo durante la mia dieta coreana estrema. Prima di iniziare vi ricordo che questa non è una challenge. Non vi consiglio assolutamente di farlo. Perché lo sto facendo io allora? Beh, perché così voi non possiate farlo. L'ho presa come un esperimento. Ero davvero curiosa di vedere gli effetti di questa dieta sul mio corpo e cosa si prova a fare una dieta del genere. Iniziamo dalla mattina. Non ero molto contenta di iniziare questa giornata. La ciotola di riso va mangiata a colazione. Cosa ho qua? Buongiorno. Ho fatto il riso perché oggi per colazione si mangia il riso. Ho voglia. Comunque ieri ho fatto davvero schifo. Mi sono mangiata 9 chicken nugget più un panino un po' strano. In realtà mi sono svegliata tardi proprio perché ho detto vabbè, facciamo che magari se mi sveglio un po' più tardi non sembra tanto una colazione quella col riso. Ho meno fame durante la giornata. Adesso faccio un po' di cose. Appena cuoce il riso me lo mangio e inizio con il workout. Sarà sentito qualcosa con tutti questi rumori fuori? Spero di sì. A dopo. Buon appetito. Metà ciotola, cioè. Sì, perché il resto l'ho messo in una schiscetta e poi lo metto in frigo e me lo mangio domani, dopodomani. Tra le cose inquietanti è che oggi ho sognato di fallire la challenge perché venivano i miei, mio padre cucinava, mangiavamo e... Cavolo, ho dimenticato di mettere il sale. Non ne ho proprio voglia, però questa sarà l'unica cosa che mangerò di concreto oggi, quindi devo farmela piacere. Quando ha spiegato la sua dieta Wendy non è stata realmente specifica. Io mi sa che devo andare a correre adesso dopo aver mangiato, perché oggi pomeriggio sono previsti 30 gradi e raga io muoio, cioè, adesso ce ne sono 5 di meno, quindi mi sa che vado a correre dopo aver fatto colazione. Adesso mangio, va. Nel frattempo risponderò ai commenti sotto il mio nuovo video, cioè il mio video di ieri. Bisogna ottimizzare i tempi. Dovete sapere che io faccio schifo in tutto ciò che riguarda l'attività fisica. Addirittura non possedevo nessun completo per fare ginnastica o esercizi. Per fortuna Social Heroes me ne ha regalato uno molto molto carino. Vi lascio il link in descrizione sia del top che dei leggings e anche un coupon sconto. Social Heroes ha sia un sito che un'app, vi consiglio di dare un'occhiata. Trovate tutto qua sotto in descrizione. Le scarpe invece le ho prese da Amazon. Qualche giorno fa mi sono accorta che non avevo scarpe da corsa. Anche di questo vi lascio il link qua sotto. Se le prendete di un numero più grande. Io sono 37 ma ho preso 38 e me ne vanno giustissime. Devo dire che sono molto comode ma soprattutto molto economiche. L'unico contro di questo set da ginnastica è che pensavo che i leggings, i pantaloni avessero delle tasche
E invece no. Quindi dopo la colazione, durante la mia corsa, ho deciso di portarmi solamente la GoPro. Un po' la tenevo in mano, un po' la mettevo nella tasca della felpa con l'ansia che mi cadesse. Non è stata molto comoda per correre, ammetto. A proposito della corsa, ammetto che qui ho un pochino imbrogliato. Mi sentivo troppo stupida a correre in tondo 40 volte. Così ho deciso di andare a correre per la Darsena, fare avanti e indietro tipo 3 volte. Wendy nell'intervista non specifica bene quanti chilometri faceva o quanto era grande questo cerchio, e dato che andata e ritorno dalla Darsena erano circa 1,5 km, 3 giri erano quasi 5 km. Mi sembrava un numero giusto. Solo che al secondo giro stavo morendo e sono dovuta tornare a casa molto afflitta. Come detto prima, in queste cose faccio davvero schifo. Il problema è proprio il mio corpo che è troppo debole. Sono Bordeaux. Scoccata l'una, mi è venuta fame. Il mio pranzo consisteva in metà mela. Di solito le mele le sbuccio, ma dato che devo mangiare solo questo, mangerò tutto quanto. Che noia mangiare solo metà mela. E dopo pranzo è arrivato il momento dei 3000 salti. Non ho voglia. Prima ho deciso di fare 10 minuti di riscaldamento, perché non si sa mai. Ho messo la musica e ho iniziato. Riscaldamento fatto. Adesso è il momento di fare 3000 salti con la corda. C'era un periodo in cui mi ero presa bene con il salto con la corda, quindi ho già la mia corda, l'ho presa da Tiger. Wow, quality. Vediamo se mi ricordo come saltare. E non so come si fa ad arrivare a 3000 salti? Quello che questa mi esca meglio della corsa. Saltare 3000 volte è stato un inferno, davvero super stancante e super noioso. Ogni 100 salti mi fermavo, bevevo un goccio d'acqua e riprendevo, e così via, fino a 1000. Questo è solo il primo giro e sono già morta. Vado a fare una pausa e poi vado con gli altri 2. All'inizio mi sono accorta che ci mettevo troppa energia nel saltare, facevo tipo un doppio salto, così poi ho cambiato metodo ed è andata un po' meglio. Sta di fatto che alla fine ero veramente distrutta. Mentre fuori diluvia, io ho premuto per sbaglio il pulsante reset, neanche me ne ero accorta che c'era scritto reset, mentre prendevo le corde per riprendere a saltellare. Quindi facciamo che faccio dei giri da 1000 altre 2 volte, e insomma questa pioggia mi disturba. 2 hours later. Ce l'ho fatta, il terzo giro da 1000 e concluso. Sto male, vado a farmi una doccia e ne riparliamo. Volete sapere quindi quanto ho perso in un giorno? Mi sono pesata la sera del giorno prima di cena. Pesavo, peso reveal, 47,6. Dopo più di 24 ore mi sono ripesata. Indovinate? 46,6. Ho perso esattamente 1 chilo in un giorno. Non riesco a spiegarmelo, cioè saranno stati tutti i liquidi, tutto il mio sudore. Com'è possibile 1 chilo? Tutto ciò mi ha fatto pensare. Prima di tutto, sono davvero da rottamare. Dovrei fare più movimento, perché questi esercizi mi hanno davvero distrutta. Oggi è il giorno dopo che sto facendo questo video e ho dolori ovunque, mi fanno male i polpacci e mi fa male tantissimo qua, le spalle. Non so, forse a furia di fare così mi fanno male i polsi, cioè boh. Oltre alla mia debolezza, ho pensato a che inferno deve essere seguire una dieta del genere e in parallelo avere delle attività da idol, tipo canto, ballo e tanto altro ancora. Durante i miei 3000 salti mi sono proprio immedesimata e ho pensato: ma come ha fatto Wendy a passare delle giornate così? Non le auguro a nessuno, davvero non mi pare vero di aver sprecato la mia giornata in questa maniera. Quindi ve lo ripeto, non fatelo. Questa non è una vera dieta, è un digiuno senza senso. Spero che questo video abbia fatto pensare anche voi. È assurdo come l'industria del K-pop abbia questi lati così bui e all'apparenza non lo diresti mai. Pensavo di fare un nuovo video di questa tipologia a raggiungimento dei 500 mi piace, non per forza un'altra dieta estrema. Raramente raggiungo i 300 mi piace, detto sinceramente. Quindi vediamo, dipende da quanto è piaciuto questo video. Lasciatemi tutti i vostri pensieri a riguardo qua sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate di queste diete estreme coreane e
del dark side del K-pop. Grazie per essere arrivati fin qui, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao miau!